Dunque, gli obiettivi realistici li abbiamo in qualche maniera stimati innanzitutto partendo da una stima di quanto è l'habitat idoneo a livello dell'Appennino centrale, quindi facendo dei modelli e partendo dai dati di presenza dell'orso nel Parco Nazionale Abruzzo abbiamo cercato di ricostruire le relazioni che ci stanno fra l'orso e le variabili ambientali in cui l'orso vive, che possono essere altezza, pendenza, quindi variabili orografiche, variabili vegetazionali, variabili produttive, variabili antropiche, come anche la densità di persone, la densità delle strade. Insomma, attraverso modelli più o meno complessi abbiamo in realtà stimato che dai Sibillini fino al Matese inclusi ci sono almeno 5.200 km² di habitat di elevata idoneità per l'orso. Questo vorrebbe dire che quindi l'areale dell'orso potrebbe espandersi a coprire anche più di 8.000 o 10.000 km² rispetto all'areale attuale. Se l'orso in queste zone, una volta appunto che negli anni futuri riuscirà a espandersi, riesce a raggiungere le densità medie che abbiamo di orsi nel Parco d'Abruzzo, dove parliamo di circa 39 orsi per 1.000 km² all'incirca, allora questo potrebbe voler dire in un futuro ecologicamente prevedibile che dovremmo riuscire ad ospitare all'interno dell'intero Appennino centrale qualcosa come 200-220 orsi, che avendo una popolazione effettiva in questo caso superiore al 50, che è un numero magico che in qualche maniera ci indica i rischi di estinzione dovuti alla depressione da incrocio, metterebbe appunto finalmente la popolazione in una condizione di maggior fragilità. Per essere ancora più operativi abbiamo anche identificato all'interno di questi 5.200 km² di habitat idoneo 11 aree critiche di conservazione che devono essere, quindi devono assumere il significato di essere zone sottoposte a massima tutela da parte appunto delle autorità competenti, perché in queste zone si può ospitare fino a circa 80 femmine adulte riproduttive, che quindi sarebbero molto di più di quelle attuali, quindi che espanderebbero quindi la popolazione, sarebbero in grado di facilitare questa espansione su un'area appenninica molto più vasta. Quindi siamo fortunati perché l'habitat idoneo esiste, più del 40% di questo habitat idoneo attualmente è conservato all'interno di aree protette, quindi siamo già sulla buona strada. L'orso può avere tendenze demografiche positive se lo aiutiamo con un decremento della mortalità di origine antropica, quindi diciamo l'ideale non è utopico, ma insomma ovviamente è difficile da realizzare, ma c'è una strada tracciata che bisogna cercare appunto di realizzare il prima e il meglio possibile. Ok, detto veramente in 2 parole, il punto più importante è che nonostante il Parco Nazionale d'Abruzzo sia un presidio fondamentale, lo è stato e lo continua a essere per la conservazione di questa popolazione, viste le dimensioni della popolazione, viste le sue tendenze più o meno stagnanti, statiche in questi ultimi decenni e il tasso di perdita di variabilità genetica a cui questa popolazione è soggetta, è chiaro che il Parco d'Abruzzo da solo non ce la fa, nonostante appunto siano stati profusi tanti sforzi per la conservazione ad oggi ed ha funzionato abbastanza bene. Bisogna pensare a una conservazione che includa aree esterne al Parco d'Abruzzo. Consideriamo che il Parco d'Abruzzo, inclusa le aree contigue, occupano superficie di circa 1.300 km². Bisogna essere espliciti nel dire che una popolazione vitale di circa 200-220 orsi come minimo deve poter contare su circa 8.000 km² di territorio, quindi espandersi ben oltre il Parco Nazionale d'Abruzzo. Situazione o comunque visione che non è utopistica, perché in realtà nell'Appennino centrale abbiamo tantissime aree protette, c'è anche una diffusa rete che è la rete Natura 2000, e per cui tra l'altro in queste zone abbiamo appunto anche stimato che ci sta tantissimo habitat idoneo per la presenza dell'orso, almeno 5.200 km² che possono appunto realisticamente ospitare anche più di 200 orsi. Però l'importante è appunto quindi facilitare un incremento numerico e una espansione dell'areale geografica che avvenga a tempi brevi. Io penso che i risultati della ricerca prodotta in questi 10 anni abbiano avuto dei risultati molto positivi nell'aumentare la consapevolezza sia a livello dei politici che degli amministratori, ma anche del pubblico in generale, dello stato di criticità e del fatto appunto che l'orso lo si deve tutelare all'interno del Parco Nazionale Abruzzo, ma anche e specialmente altrove, quindi al di fuori del Parco Nazionale Abruzzo, su una zona appenninica più estesa. E sono stati anche abbastanza importanti nel focalizzare l'attenzione sulla eccessiva mortalità antropica, di origine antropica, appunto
in 50 anni statistiche minime parlano di qualcosa come più di 135 orsi trovati morti, questo è il numero minimo di orsi trovati morti, con una media diciamo nei vari decenni che si oscilla intorno ai 2,5-2,7 orsi trovati morti per anno, di cui almeno una è una femmina, e quindi queste sono cifre di mortalità illegale o accidentale appunto per cause umane che sono ovviamente insostenibili con un recupero, un incremento demografico di questa popolazione che già è messa abbastanza male per conto suo dal punto di vista genetico, e questo dato forse più di altri ha aumentato la sensibilità delle istituzioni preposte, per cui in questi ultimi anni abbiamo visto un aumento di efficacia per esempio nella lotta al bracconaggio, no? L'istituzione di centri di cinofenilia di cani appunto che sono addestrati contro il veleno, quindi ci sono state una serie di reazioni positive, come anche reazioni da parte dell'ente parco o di altri enti locali nell'aumentare il livello di prevenzione, no? Per prevenire i danni che gli orsi possono fare agli alveari, alle culture, alla zootecnia. Quindi c'è stata una risposta importante per andare a diciamo, colmare questi due aspetti critici. Quello che forse ancora manca, e l'aspetto più debole, e che in questo la ricerca non è riuscita più di tanto a stimolare, è un maggior coordinamento e una maggior determinazione istituzionale e amministrativa nell'appunto facilitare il coordinamento fra regioni o fra enti per promuovere appunto quello che noi stiamo dicendo è una delle cose più importanti, ovvero pianificare l'uso del territorio, specialmente al di fuori delle aree protette, ma anche all'interno delle aree protette, considerando che appunto l'orso deve essere una priorità. Per cui tutta una serie di attività antropiche appunto che vanno dal turismo nelle aree protette, alla caccia al di fuori delle aree protette, alle infrastrutture o comunque all'uso del territorio e l'estrazione delle risorse da parte dell'uomo, deve contemplare il fatto appunto che quelle zone devono essere comunque considerate idonee per una popolazione di orso, se vogliamo raggiungere l'obiettivo che l'orso finalmente appunto si espanda in maniera stabile anche al di fuori del Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco della Maiella, il Parco regionale Sirente-Evelino, insomma le aree in cui comunque l'orso è stato presente in questi ultimi anni. Questo comporta uno sforzo istituzionale, una determinazione politica che ad oggi è un po' vacillato, e si è cercato di porre rimedio appunto con l'istituzione del PATOM, però appunto c'è un po' di inerzia anche perché sono processi piuttosto complessi dal punto di vista sociale e politico. Se devo scegliere fra due opzioni gestionali, due opzioni di conservazione, una più o meno conservativa, vado per quella più conservativa perché appunto il principio precauzionale in questo caso tende a ridurre più dell'altro intervento gestionale i rischi di estinzione, quindi nella scelta scegliamo l'intervento magari più impattante, l'interesse antropico, che però va più nell'interesse appunto della specie a rischio di estinzione, perché stiamo parlando appunto di specie a rischio di estinzione, che se vuol dire che si estinguono, insomma non sono più presenti sul globo della Terra e la perdita è definitiva, quindi è chiaro che in questo caso si parla di precauzione.